Namaste, benvenuta e benvenuto su Shiva Shakti TV. In questo video presentiamo un satsanga dal titolo I legami karmici. Sarà molto interessante e vi invito a seguirci con attenzione. Tutti noi, con la nostra nascita, iniziamo un percorso spirituale che ci porta attraverso la vita a sperimentare quelle che sono le lezioni karmiche delle vite passate. Ciò che non abbiamo imparato in altre vite lo sperimenteremo in questa, portando avanti le esperienze della vita, cercando di ricavarne la saggezza e gli insegnamenti necessari. Ci siamo sicuramente già trovati in situazioni in cui incontriamo persone con cui abbiamo dei legami karmici particolari. Le prime persone che incontriamo nella nostra vita sono i nostri genitori e dobbiamo comprendere subito che non si nasce per caso nelle famiglie in cui ci ritroviamo, nel bene e nel male. Naturalmente, essendo un monaco, mi capita di parlare con molte persone che mi espongono i loro problemi e nel comprendere le loro situazioni vedo che la preghiera spesso è necessaria per riuscire ad aiutarli. Ma ciò che colpisce è la varietà di legami che ci legano con tante persone. In particolare la famiglia è uno degli aspetti in cui il karma si svolge in modo più intenso. Un padre e una madre sono scelti da noi quando siamo nel mondo astrale per vivere un'incarnazione in cui ciò che riceveremo dai genitori, nel bene e nel male, diventi il nostro primo insegnamento. La cronaca ci porta spesso immagini e notizie di famiglie distrutte perché all'interno i rapporti sono diventati talmente conflittuali, talmente difficili da portare a scelte estreme. È molto triste e doloroso vedere che la famiglia è molte volte un luogo in cui si manifestano i karma peggiori. Ma bisogna comprendere la necessità di individuare i legami karmici conflittuali e imparare come affrontarli e risolverli. Non possiamo adattarci a una situazione in cui la violenza o la sofferenza diventino parte integrante del nostro vissuto e non siamo in grado di trasformarli. Anche se è molto difficile, c'è sempre qualcosa che si può fare. Bisogna diventare forti interiormente per essere in grado di affrontare le situazioni particolarmente dolorose. Ma questo non avviene in un attimo, richiede del tempo e della comprensione. Senza avere uno stato di coscienza che ci consenta di comprendere le dinamiche energetiche e karmiche che abbiamo con le altre persone, ci ritroviamo persi in un labirinto di emozioni e sensazioni da cui non si riesce a uscire. Quindi è fondamentale incominciare a comprendere l'origine dei legami karmici. Una strategia per imparare è spesso quella di conoscere meglio le persone. Alla base di quello c'è una legge karmica che ci porta ad attirare le persone che amiamo così come quelle che odiamo. E quando l'odio è particolarmente intenso, può accadere che ci si incarni in una famiglia i cui genitori o i cui fratelli e sorelle siano proprio le persone per le quali in altre esistenze abbiamo provato questi sentimenti così devastanti. L'odio è un veleno che
inquina i cuori elementi e ci porta verso la sofferenza. Ma quando in altre vite questo è stato coltivato invece che eliminato, si può manifestare nei legami karmici che incontriamo in una incarnazione successiva. E a volte capita che dei nemici karmici entrino nella nostra famiglia. Padre e una madre concepiscono un figlio, ma senza una preparazione spirituale adeguata, attireranno come anima che si incarnerà nel loro figlio o figlia, un'anima che è già legata a loro. Potrebbe essere un'anima con cui hanno stabilito dei rapporti di sentimenti forti e positivi, oppure potrebbe essere un'anima attirata a loro dalle energie dell'odio e del risentimento che quando giunge in quella famiglia dovrebbe imparare ad amare quei genitori. E invece, purtroppo, accade molto di frequente che questi legami si attivino e i rapporti tra genitori e figli diventino estremamente conflittuali, da generare di nuovo quelle onde d'odio che avevano caratterizzato i rapporti in vite passate. Bisogna liberarsi appena l'ostilità inizia a emergere, occorre liberarsi immediatamente di queste vibrazioni, perché l'odio attira altro odio e la risposta all'odio è sempre odio. L'amore agisce allo stesso modo. Rispondere all'amore richiede amore. E quando emettiamo amore e lo offriamo agli altri, è spontaneo per loro ricambiare con lo stesso sentimento. Siamo sempre su due piatti della bilancia e dobbiamo trovare l'equilibrio dello yoga, l'equilibrio dello spirito. La via di mezzo è la via verso la luce e verso la divinità. Come possiamo bilanciare i sentimenti? Andando verso l'odio non possiamo far altro che raccogliere sofferenza e dolore. Andando verso l'amore possiamo cambiare radicalmente la nostra vita. Ma se dall'altra parte la risposta è comunque negativa, come possiamo trovare un equilibrio in una relazione? Alcune relazioni non finiscono facilmente. Il rapporto tra genitori o il rapporto tra i genitori e i figli sono rapporti molto duraturi, molto solidi. Anche nelle coppie che si separano, se comunque condividono una famiglia e quindi dei figli, devono continuare a parlarsi, devono interagire, devono avere continui rapporti. E se portano in odio questi rapporti, sarà un veleno che fa morire i rapporti migliori, distrugge le famiglie. Bisogna cambiare queste vibrazioni dall'inizio. Non appena si presentano, occorre fare un cambiamento. Le tecniche di meditazione, lo yoga, le tecniche che ci consentono di avvicinarci alla divinità sono tutte benvenute in questo lavoro, ma la scelta interiore di non accettare che il nostro cuore diventi un ricettacolo delle peggiori vibrazioni e delle peggiori energie è una scelta individuale. Ciascuno di noi deve impegnarsi per liberarsi dal male. Non è facile riuscire a trasformare un rapporto che nasce energeticamente disturbato in un rapporto che invece diventi armonioso. Non è facile, non vuole dire che non sia possibile. Incoraggio tutti a impegnarsi a rendere i rapporti migliori. Occorre
dimostrare l'amore, a volte dirlo e a volte dimostrarlo con i gesti concreti. Non tutti sono in grado di comprendere le nostre parole se queste non sono accompagnate da azioni che identifichino veramente i nostri sentimenti. E non sempre le azioni parlano così chiaramente come una dichiarazione d'amore nei confronti dei coniugi o dei figli o delle persone a cui vogliamo bene. Non dimentichiamo che anche gli amici fanno parte della nostra famiglia. Li facciamo entrare perché li abbiamo scelti e a volte li scegliamo anche se ci sono conflitti, anche se ci sono incomprensioni. Lottare costantemente per rendere le nostre relazioni luminose. Questa è la chiave per riuscire a trasformare i legami karmici in qualche cosa che sia positivo, superando ogni negatività, superando l'odio e il rancore. Ma quando queste situazioni si sono ormai solidificate nella nostra coscienza, dobbiamo imparare il perdono e attraverso questo andare a trasformare le nostre relazioni, i nostri rapporti. Soprattutto se vi accorgete che c'è questa nota stonata in tutte le vostre relazioni, c'è qualcosa dentro di voi che va cambiato. Non potete cambiare gli altri. Ogni tanto qualcuno mi dice: ho incontrato la persona giusta della mia vita, ma ci sono aspetti che non amo e li cambierò. È un'illusione cambiare gli altri, soprattutto perché non avete ancora sperimentato quanto è difficile cambiare voi stessi. Lavorate su di voi perché lavorando su di voi cambieranno le risposte altrui. È un piccolo esperimento, ma è molto facile. Avvicinatevi a qualcuno a cui volete bene con la fronte aggrottata e un'espressione adirata. La prima cosa che vi chiederà è: cos'è successo? Incutete timore, ma non perché non c'è fiducia in voi, ma perché si pensa che sia accaduto qualcosa di grave. Avvicinatevi a qualcuno invece con il sorriso e con un occhio sorridente. Avvicinatevi alle persone in modo positivo e vedrete che ricambieranno il vostro sorriso. Allo stesso modo, se avete una trasformazione nei vostri rapporti, attirerete persone migliori e soprattutto migliorando i rapporti con gli altri perché cambiate i vostri difetti e li trasformate in virtù, queste persone saranno in grado di imparare da voi e a loro volta fare dei cambiamenti. Non vi scoraggiate e non abbandonate mai la speranza che tutto possa migliorare. Ma quando vi accorgete che dall'altra parte non c'è alcuna intenzione di migliorare i rapporti, allora allontanatevi. Dovete costruire un regno di armonia e serenità nella vostra vita interiormente, in modo che sia un paradiso che potete portare ovunque andate. Non mettete la vostra serenità e la vostra felicità nelle mani di qualcun altro. Riprendete la vostra vita nelle vostre mani perché siete gli unici che possono trasformarla in una vita di successo, spiritualmente soddisfacente e con relazioni appaganti. Nessun altro lo può fare al posto vostro. Siete gli unici depositari del potere e delle chiavi che aprono le porte verso la felicità. Certamente gli altri possono essere d'aiuto. Le relazioni che avete possono essere vostre alleate oppure vi possono essere ostili. Nelle relazioni in cui avete degli alleati, continuate a coltivarle affinché siano alleati affidabili
e che vi aiutino realmente. Nei rapporti in cui invece ci sono conflitti, andate ad analizzare quali parte di voi desidera il conflitto e trasformatela. Vedrete accadere grandi cambiamenti se cambiate voi stessi. Non sono le circostanze a essere importanti, siete voi e quello che diventerete attraverso le circostanze della vostra vita. L'impegno è necessario in tutto ciò che facciamo. Se questo è importante per voi, se creare delle relazioni sane è importante per voi, impegnatevi con tutte le vostre forze nel cambiamento. Ciascuno di noi è in grado di ottenere i risultati che desidera, perché non dimenticate mai, siamo anime. Siamo parti individualizzate dell'energia divina. Abbiamo tutto il potere che Dio ci offre, che è il suo potere, ma dobbiamo iniziare a essere persuasi che Dio è nostro Padre, è nostra Madre, è il nostro amico, è il nostro amato, è tutto ciò che abbiamo, e prendere questo potere che ci viene offerto per rendere la nostra vita luminosa e non oscura. Imparate a trasformare i vostri rapporti e farli diventare una fonte di luce, e questa luce beneficerà tutti coloro da cui vengono colpiti. Vi ringrazio per aver seguito questo breve satsanga e spero che vi possa essere utile. Abbiamo necessità di creare un mondo migliore e tutti noi siamo chiamati a operare affinché questo mondo possa migliorare. Siamo gli agenti che possono trasformare il mondo attraverso un altro stato di coscienza. Non è la massa che può cambiare, ma è il singolo individuo che può costituire la massa. Quando molte persone incominceranno a pensare in modo diverso, ad agire in modo diverso, a voler trascendere l'oscurità e spargere la luce ovunque, allora il mondo avrà una possibilità e potrà diventare un posto migliore per noi, per i nostri figli, per i nostri amici, per tutta l'umanità, per i fratelli e le sorelle di tutto questo mondo. Grazie di avermi seguito e spero ci incontreremo in altri satsanga. Non ve lo dico quasi mai, ma ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like, perché questo ci aiuta a diffondere di più gli insegnamenti. E se avete qualcuno a cui servirà un po' di consiglio, condividete con lui questo satsanga e speriamo che possa essergli d'aiuto e di ispirazione per migliorare la propria vita. Namaste.